Vorresti imparare a unire le mattonelle all'uncinetto senza dover utilizzare l'ago, ma semplicemente utilizzando l'uncinetto e il filato che hai usato per il tuo progetto? Seguimi in questo video tutorial perché è molto semplice. Per unire il granny square in questo modo dovremo prendere l'uncinetto e il gomitolo che hai utilizzato per il tuo progetto, volendo poi anche utilizzare un filato di un colore differente per creare un contrasto, oppure dello stesso colore per realizzare tutto in tinta unita. La cucitura che andremo a creare si presenta in questo modo: rimane in rilievo sul lato frontale e invece rimane più nascosta sul lato posteriore, ma potrai decidere di voltare il tuo progetto nel modo che desideri. Avvicinando le due mattonelle, questa è la costina. Dovremo entrare prima in una e poi nell'altra, facendo attenzione a far corrispondere tutti i punti. Iniziamo facendo un cappio. Una volta fatto il cappio, avviciniamo le due mattonelle, entriamo prima in una. Come puoi vedere, questo è l'angolo della mattonella dove sono state create 3 catenelle. Dobbiamo entrare nella catenella centrale, ovviamente nella costina dietro. Stessa cosa nell'altra mattonella, entriamo di nuovo nella costina centrale. Riprendiamo il filo, estraiamo il filo caricando sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso tutte e 3 le asole. In questo modo abbiamo creato il primo punto, che non è altro che un punto bassissimo. Continuiamo sempre in corrispondenza dei punti, tenendo il filo sotto l'uncinetto, entriamo anche nell'altra costina. Prendiamo il filo, lo facciamo passare dentro tutte e 3 le asole e chiudiamo. Ora ci troviamo in corrispondenza del gruppo di punti, quindi dovremo entrare in ogni costina dei punti alti, prima una e poi dall'altro lato, tenendo sempre il filo sotto l'uncinetto. Carichiamo e usciamo chiudendo tutte e 3 le asole e continuiamo così per tutta la fila. Quando ci troviamo in corrispondenza degli spazi, quindi tra un gruppo di punti e l'altro, possiamo anche unire le mattonelle in questo modo. Invece che entrare all'interno delle costine, possiamo entrare direttamente all'interno dello spazio, sia di una mattonella che dell'altra. Prendiamo il filo, lo facciamo uscire prima da uno spazio e poi dall'altro e poi chiudiamo con un punto bassissimo.
Una volta finita tutta la riga, si può tagliare il filo e fare un nodo. Ti basterà solo nascondere i due fili e la cucitura è fatta. Per questo piccolo tutorial è tutto, ricordati di iscriverti al canale e non perderti i prossimi video. Ti aspetto!